Ciao e benvenuto o benvenuta in questa lezione di Excel online dove faremo dei passi in avanti per raggiungere poi il risultato che vogliamo conseguire, cioè quello di condividere i file Excel nel cloud online per lavorare insieme ad altre persone. Quindi apriamo questo ulteriore indice dove troviamo due sottoargomenti, la creazione e la gestione delle cartelle di lavoro che sarà oggetto di questa sezione e di alcune lezioni e poi ci sarà una sezione a venire con la condivisione vera e propria nel cloud per lavorare insieme in più persone, perché oltre i passaggi che abbiamo fatto nella lezione precedente, dobbiamo farne degli altri, sempre per quanto riguarda il salvataggio del file. Quindi andare a vedere ulteriormente, dopo che il file è stato salvato, come si può vedere la cronologia delle versioni e dove si può ritrovare il file che è stato salvato, e vedere anche come si possono utilizzare i modelli oltre che il foglio vuoto e con i modelli creare anche un modello personalizzato e poi infine come gestire le cartelle di lavoro anche con le operazioni di ripristino delle cartelle non salvate e anche di eliminazione delle cartelle non salvate. Quindi cominciamo dal primo blocco di argomenti, apriamo l'indice come abbiamo fatto prima. In questa prima lezione di questa sezione tratteremo di questi due punti, quindi la creazione d'avvio app desktop e approfondiremo il tema del salvataggio del file che abbiamo già visto nella sezione precedente. Poi nella seconda lezione vedremo l'utilizzo dei modelli di Excel all'interno di Office 365 e poi nella terza la gestione delle cartelle di lavoro. Quindi innanzitutto apriamo questa prima diapositiva dove c'è un ulteriore indice, creazione dall'app desktop. Avevamo visto come cliccando sull'icona di Windows avevamo aperto il nostro file di Excel, che era uno dei modi per aprire il nostro file, e eravamo andati a salvarlo in diversi ambienti. Ricordiamo dove lo avevamo salvato: nel personal OneDrive e anche nel OneDrive for Business, quindi all'interno di Office 365 dentro questa cartella, e ambienti sia quello del personal OneDrive che quello del OneDrive for Business che potevamo raggiungere anche qui da desktop. Ricordo che sia qui che qui stiamo gestendo dei file online. Come si vede, qui c'è la nuvoletta del cloud che troviamo anche qui nel personal OneDrive, quindi sono dei file condivisi online. Anche questa spunta verde vuol dire che il file è sincronizzato, in questo caso con il personal OneDrive e in quest'altro caso con il OneDrive for Business. Quindi siamo online. Poi gli ambienti online veri e propri, come avevamo visto, sono questi per quanto riguarda il OneDrive for Business all'interno di Office 365. Anche in SharePoint questo file è lo stesso identico file che si vede qui. Questo è il personal OneDrive visto online e anche qui, come puoi vedere, c'è lo stesso file che vediamo qui nel personal OneDrive. Quindi adesso torniamo al nostro indice e andiamo a vedere questi altri 4 punti per vedere dove i file si possono ritrovare, come si possono bloccare in una sorta di preferiti, dove posso trovare non solo i file che io condivido con gli altri, ma anche quelli che altri hanno condiviso con me, quindi l'elenco dei file condivisi con me, e poi la cartella vuota e i modelli, quindi il punto di partenza per poi sviluppare il punto successivo per andare a vedere i modelli. Quindi l'elenco delle cartelle aperte di recente, dove troverò tutti i file che io ho salvato recentemente, anche se li ho salvati nel OneDrive for Business o nel personal OneDrive. Qui troverò i file che io ho salvato recentemente. E qui potrò andare a bloccare i file, cioè da file recenti cliccherò su questa icona e poi cliccando su file bloccato mi ritroverò il file all'interno di questo ambiente dei file bloccati, quindi in una sorta di preferiti. E poi potrò vedere l'elenco dei file condivisi con me, quindi dei file che altre persone hanno condiviso con me per far sì che io ci possa lavorare. E poi andremo a vedere come oltre che dalla cartella vuota si può partire anche da un modello, come poi approfondiremo nella lezione successiva.
Quindi adesso apriamo il foglio Excel e andiamo a seguire questi punti delle diapositive per vedere come si fanno queste cose. Quindi vado nel OneDrive for Business, apro il foglio Excel e seguendo questa diapositiva vediamo innanzitutto l'elenco delle cartelle aperte di recente, quindi File, Home. Quindi andiamo nel nostro foglio Excel, File, ci troviamo già su Home che è la prima cosa che ci propone e come si può vedere qui ci sono i file creati recentemente e l'ultimo è proprio file per video lezioni. Poi avevamo detto che possiamo bloccare dei file, cioè trovandoci su recenti possiamo cliccare su questa icona e andare a mettere i file tra quelli bloccati, quindi in una sorta di preferiti. Facciamolo in diretta, quindi qui ci troviamo su questo file per video lezioni, clicchiamo su questo pulsante e adesso se andiamo in bloccati lo troveremo di qua come ultimo file che siamo andati a bloccare in questo ambiente. Poi abbiamo un ulteriore ambiente che riguarda i file condivisi con me. Quindi questo è un file che io ho condiviso da un altro ambiente per far vedere che un'altra persona ha condiviso con me questo file su cui io posso andare a lavorare. Adesso possiamo tornare all'indice e manca soltanto quest'ultima diapositiva che vado ad aprire rapidamente, che comunque sarà oggetto della lezione successiva, dove si può vedere benissimo come facendo file nuovo possiamo o scegliere una cartella vuota oppure andare a creare il nostro file Excel da uno dei modelli che ci propone Office 365. Quindi torniamo indietro, abbiamo esaurito questo blocco di argomenti, torniamo ancora indietro e andiamo al secondo punto di questa lezione, cioè il salvataggio del file. Per quanto riguarda le opzioni di salvataggio, questa è soltanto una slide di riassunto di quello che abbiamo visto nella sezione precedente, quindi tutti gli ambienti dove il file può essere salvato nel OneDrive Personal, nel OneDrive for Business, nel sito SharePoint se faccio parte di un sito SharePoint oppure sul computer, ma ovviamente non lo dobbiamo fare sul computer se vogliamo raggiungere il risultato della condivisione. E poi abbiamo l'argomento della cronologia delle versioni. Questo riguarda sia il caso in cui il file risieda in Office 365, quindi nel OneDrive for Business o in SharePoint, sia nel caso in cui il file risieda nel Personal OneDrive. Questa operazione è possibile da tutte e due le parti, cioè vedere chi ha fatto le modifiche al file e recuperare la versione precedente. Quindi questa per esempio è l'ultima modifica che è stata fatta al file, che è sempre in cima alla lista, e sotto trovo tutte le altre modifiche che sono state fatte al file. Ora qui c'è scritto soltanto il mio nome, ma quando andremo a vedere che nel file ci lavorano due persone contemporaneamente, perché io mi spedirò la mail ad un'altra mail e quindi farò finta di essere un'altra persona, vedremo che qui ci verrà il nome anche della persona con il nome con cui è loggato quell'account mail. Quindi da qui cartella per video lezioni, da qui in alto io vado a cliccare, ora andiamo sul foglio Excel e lo facciamo e mi si apre questa possibilità di aprire la cronologia delle versioni. Quindi l'ultima versione sempre in alto, possiamo sempre recuperare le versioni precedenti e accanto ad ogni versione compare sempre il nome dell'autore della modifica e come puoi notare anche l'ora della modifica oltre che il giorno in cui è stata fatta. Quindi andiamo sul file Excel e qui quindi possiamo tornare qui indietro e da qui cliccando qui io posso cliccare su cronologia delle versioni e si apre qui a destra la finestra della cronologia delle versioni. Qui siamo nel OneDrive for Business, ma chiudendo questo file ti faccio vedere che si può fare anche dal Personal OneDrive, quindi qui non sono in Office 365, sono nel Personal OneDrive di Riccardo, apro il file e quindi anche da qui, anche se tu non hai Office 365, puoi utilizzare questo strumento nel momento in cui vai a condividere il file con un'altra persona per vedere le modifiche che ha fatto, oppure l'altra persona per vedere le modifiche che hai fatto tu, cliccare qui e sempre
cliccando su cronologia delle versioni, avere la possibilità di vedere non soltanto chi ha fatto le modifiche, ma anche il giorno in cui le ha fatte e l'ora in cui le modifiche sono state fatte. Andiamo infine a vedere un ultimo ambiente in cui trovare il file appena salvato, che è ritrovabile anche in file apri recenti e ce lo troviamo in cima alla lista, quindi di default Office 365 lo colloca nei recenti in cima alla lista. Qui ovviamente ci sono tutti i contenitori dove io posso aver salvato il file, come visto precedentemente. Andiamo a vedere nel file Excel come si fa, clicchiamo su file, apri, di default Office 365 mette a recenti e come si può vedere il file che abbiamo salvato lo troviamo qua su in cima alla lista. Quindi abbiamo esaurito questi primi due punti e nella prossima lezione andremo ad occuparci dell'utilizzo dei modelli. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!